Hai mai vissuto un momento che ha cambiato completamente la tua vita in un solo istante? Una di quelle serate che sembrano normali, finché accade qualcosa di totalmente inaspettato? Bene, è esattamente quello che mi è successo, e quello che ho scoperto ha cambiato per sempre la mia famiglia. Dopo quella sera, nulla è stato più come prima. Se mi segui da un po', sai che racconto storie vere, intense ed emozionanti. E questa è una di quelle che non dimenticherai facilmente. In questo video ti porterò con me in quella serata incredibile, passo dopo passo, fino al momento in cui tutto è cambiato. E credimi, alla fine del video capirai perché nulla è più stato lo stesso. Quindi resta fino alla fine, perché questa storia ti sorprenderà. Cominciamo. La vita ha un modo strano di riservarti delle sorprese proprio quando meno te lo aspetti. È esattamente quello che mi è successo in un apparentemente normale mercoledì sera. Ero appena tornata dal lavoro. I miei tacchi risuonavano sul pavimento di legno mentre entravo in casa. La giornata era stata lunga e sfiancante e tutto ciò che desideravo era immergermi in un bagno caldo e lasciar sciogliere lo stress. Non avevo idea che quella sera avrebbe lasciato un segno indelebile nella mia vita, un evento che avrebbe cambiato il corso di tutto nella nostra famiglia. La casa era silenziosa quando entrai, il che non era insolito. Thomas, mio marito, mi aveva detto quella mattina che avrebbe avuto una riunione fino a tardi. Ultimamente lavorava molte ore per rispettare una scadenza importante. Questo significava che in casa c'era solo Logan, il figlio di Thomas nato dal suo precedente matrimonio. Logan aveva 20 anni. Era un ragazzo riservato ma educato che raramente creava problemi. Lavorava part-time in un negozio di ferramenta locale e passava la maggior parte del tempo libero nella sua stanza. Non eravamo particolarmente vicini, ma avevamo un rapporto cordiale basato sul rispetto reciproco. L'avevo sempre visto come qualcuno che teneva alla sua privacy, proprio come suo padre. Nel corso degli anni mi ero abituata a quella tranquillità in casa, quando eravamo solo io e lui. Mentre poggiavo la borsa sul bancone della cucina e mi versavo un bicchiere d'acqua, notai il camioncino di Logan parcheggiato nel vialetto. Strano, pensai. Di solito lavora il turno di sera. Chiamai il suo nome senza pensarci troppo. La mia voce riecheggiò nella casa vuota. Nessuna risposta. Supposi che fosse nella sua stanza con le cuffie o che stesse semplicemente dormendo. Quindi non ci pensai oltre. Dopo aver finito il mio bicchiere d'acqua, decisi di salire in camera per mettermi qualcosa di più comodo. Passando davanti al bagno, sentii il rumore dell'acqua che scorreva e notai che la porta era leggermente socchiusa. Questo mi sembrò strano. Logan era sempre molto attento alla sua privacy. Chiudeva sempre le porte, specialmente quella del bagno. La mia curiosità si accese e rimasi ferma per un momento prima di spingere la porta quel tanto che bastava per sbirciare all'interno. Quello che vidi mi fece gelare il sangue. Logan era in piedi davanti al lavandino, di spalle. Le sue spalle erano ricurve, come se fosse concentrato su qualcosa. I suoi movimenti erano impacciati, quasi frenetici, e notai che era a torso nudo, con i jeans che gli pendevano larghi sui fianchi. Nelle mani
teneva un panno umido, strofinando qualcosa che non riuscivo a vedere. Il cigolio della porta lo fece sobbalzare. Si voltò di scatto, gli occhi spalancati per la sorpresa e il panico. «Oh mio Dio, non ti ho sentita entrare!» esclamò con voce tremante. Io rimasi immobile, altrettanto sorpresa. I miei occhi si spostavano tra lui e il panno che stringeva e un'ondata di imbarazzo mi travolse. Non era certo la scena che mi aspettavo di vedere e mi sentii in colpa per aver invaso la sua privacy. «Oh, mi dispiace tanto», balbettai, distogliendo subito lo sguardo. «Non volevo disturbarti». Feci un passo indietro, il cuore che mi martellava nel petto. Allungai la mano per chiudere la porta e lasciarlo in pace, ma prima che potessi farlo, la sua voce mi fermò. «Aspetta», disse con un tono supplichevole. «Non è quello che pensi». Esitai, la mano ancora sulla maniglia. Una parte di me voleva fuggire lungo il corridoio e fingere che tutto questo non fosse mai successo, ma un'altra parte era incuriosita. Il suo tono non aveva l'aria di chi è stato colto in flagrante mentre fa qualcosa di sbagliato. C'era imbarazzo, sì, ma anche una sorta di disperazione. Contro il mio miglior giudizio, mi voltai di nuovo verso di lui. «Ok», dissi, cercando di mantenere la voce neutra. «Che succede?» Logan abbassò lo sguardo, il viso arrossato di vergogna. Sembrava cercare le parole giuste, stringendo nervosamente il panno tra le mani. Alla fine sospirò profondamente. «È solo che non sapevo a chi altro chiedere». «Chiedere cosa?» domandai dolcemente, sempre più curiosa. Si spostò a disagio, evitando il mio sguardo. «È una cosa personale», ammise. «Sto affrontando qualcosa e non so cosa fare. Papà non c'è e tu sei l'unica persona con cui posso parlarne». La sua vulnerabilità mi colse di sorpresa. Logan era sempre stato indipendente, raramente parlava dei suoi problemi personali. Il fatto che si stesse rivolgendo a me per chiedere aiuto mi fece esitare. Feci un passo nel bagno, accostando leggermente la porta per darci un po' di privacy. «D'accordo», dissi, cercando di non metterlo a disagio. «Perché non mi dici di cosa si tratta?» Logan esitò, poi iniziò a parlare. All'inizio usava parole vaghe, balbettando mentre cercava di spiegare il suo disagio. Lo ascoltai pazientemente, cercando di mettere insieme i pezzi. Presto mi fu chiaro che si trattava di un problema delicato, uno di quelli che si è troppo imbarazzati per affrontare con un genitore. Mentre parlava, non potei fare a meno di provare un'ondata di empatia per lui. Non è mai facile chiedere aiuto, soprattutto per qualcosa di così personale. Potevo vedere la lotta nei suoi occhi, il conflitto tra il bisogno di supporto e la paura di essere giudicato. «Va bene», dissi dopo qualche secondo di riflessione. «Prima di tutto, è positivo che tu faccia attenzione a queste cose. Significa che tieni alla tua salute. E poi non c'è nulla di vergognoso nel fare domande o chiedere consiglio». Logan alzò lo sguardo su di me, gli occhi pieni di sollievo e gratitudine. «Davvero? Non pensi che sia strano?» «Assolutamente no», gli assicurai. «Tutti
hanno domande a un certo punto della loro vita, è normale. Passai diversi minuti a dargli consigli nel miglior modo possibile, attingendo alla mia esperienza e alle mie conoscenze. Cercai di mantenere la conversazione pratica e diretta, evitando qualsiasi cosa potesse farlo sentire più a disagio. Vedevo che per lui era un enorme sollievo, anche se la discussione era iniziata in modo decisamente imbarazzante. Man mano che la conversazione proseguiva, l'iniziale imbarazzo iniziò a dissolversi. Logan sembrava più rilassato e potevo percepire che apprezzava avere qualcuno con cui parlare. Alla fine della nostra chiacchierata, il suo viso era visibilmente più sereno. Riuscì persino ad accennare un piccolo sorriso. «Grazie», disse sottovoce, la voce quasi un sussurro. Non pensavo di poter parlare di questa cosa con nessuno. Ricambiai il sorriso, sentendomi sollevata dal fatto che la tensione si fosse allentata. «Di nulla, Logan. Ricorda sempre che va bene chiedere aiuto. Nessuno ha tutte le risposte». Uscendo dal bagno, provai un misto di emozioni. Da un lato, ero felice di essere stata d'aiuto per Logan in un momento difficile. Dall'altro, la situazione era stata così inaspettata e fuori dall'ordinario che non sapevo bene come elaborarla. Qualcosa in quell'incontro mi sembrava significativo, come se avesse segnato un cambiamento nel nostro rapporto. Ma non sapevo esattamente cosa significasse, né come sarebbe andata avanti nei giorni seguenti. Provai a scrollarmi di dosso quella sensazione strana e a concentrarmi sulla mia serata. Ma il pensiero rimase lì, annidato nel fondo della mia mente come un'ombra. La casa era silenziosa. L'unico suono era il lieve ronzio dell'aria condizionata. Thomas tornò a casa tardi quella sera, stanco ma di buon umore, completamente ignaro della conversazione particolare che era avvenuta in sua assenza. Mentre ero sdraiata nel letto, fissando il soffitto, non potevo fare a meno di ripensare agli eventi della serata. Qualcosa era cambiato, ma non riuscivo ancora a capire esattamente cosa. L'unica cosa di cui ero certa era che la nostra casa non sarebbe mai più sembrata la stessa. I giorni successivi a quell'incontro furono strani, per dire poco. Non era successo nulla di particolarmente drammatico, almeno in apparenza. Tutto sembrava scorrere nella normalità. Thomas continuava con il suo lavoro come al solito. Logan manteneva la sua routine tra il lavoro part-time e lo studio. Io mi dividevo tra le mie responsabilità in casa e quelle lavorative. Ma sotto la superficie c'era una tensione non detta, sottile ma palpabile, tra me e Logan. Non era solo il fatto di essere più consapevoli delle rispettive vulnerabilità, era qualcosa di più profondo. Si era verificato un cambiamento nella nostra dinamica, un cambiamento che non sapevo bene come gestire. Logan era sempre stato un enigma per me. Teneva per sé la maggior parte della sua vita. Le nostre conversazioni, pur rispettose, non erano mai andate oltre le solite formalità. Ma ora, dopo la nostra chiacchierata in bagno, avevo la sensazione di conoscerlo a un livello diverso. Era un livello che mi metteva a disagio, ma che allo stesso tempo trovavo stranamente rassicurante. Mi ritrovavo a pensare a lui più del solito, non in modo materno né per una preoccupazione particolare,
ma con un senso di curiosità. Come avevo fatto a non notare prima questa parte di lui? Realizzai che Logan non era solo quel ragazzo tranquillo che passava il tempo chiuso nella sua stanza. Aveva una profondità emotiva che non avevo mai nemmeno iniziato a comprendere. Era un venerdì sera quando il suo comportamento iniziò a cambiare in modo più evidente. Thomas era uscito per incontrare un cliente e io stavo preparando la cena. Logan non era ancora tornato dal turno di lavoro. Stavo affettando delle verdure quando sentii il rumore familiare del suo camioncino che si fermava nel vialetto. Mi bloccai per un attimo, il coltello sospeso a mezz'aria, chiedendomi come avrei dovuto salutarlo. L'imbarazzo che ci aveva separati negli ultimi giorni aveva creato un muro tra noi e non sapevo come abbatterlo. Quando la porta d'ingresso si aprì, cercai di mantenere un tono casuale. «Ehi, Logan!» Non rispose subito, ma sentii i suoi passi mentre entrava in cucina. Sembrava stanco, ma accennò un sorriso lieve. «Ehi», disse piano, «cosa c'è per cena?» Ricambiai il sorriso, sollevata dal fatto che non sembrava più così distante. «Solo un po' di pasta. Hai fame?» «Sì, ho una fame da lupi», rispose, prendendo un bicchiere d'acqua. Mangiammo in silenzio all'inizio. Il solo suono era il tintinnio delle forchette contro i piatti. Ma notai che Logan era più rilassato rispetto ai giorni precedenti. Il suo sorriso sembrava più sincero e il suo linguaggio del corpo meno teso. Dopo un po' posò la forchetta e mi guardò con un leggero rossore sulle guance. «Ho pensato a quello che mi hai detto l'altra sera», iniziò, esitando prima di continuare, «e volevo solo ringraziarti di nuovo per avermi ascoltato». Alzai lo sguardo dal mio piatto, incrociando i suoi occhi. La sincerità nella sua voce mi fece sciogliere il cuore. Avevo atteso questo momento, senza sapere bene cosa dire, ma felice che si sentisse abbastanza a suo agio da parlarne. «Ma certo, Logan», risposi dolcemente, «sono felice di averti aiutato». Ci fu un'altra lunga pausa, ma questa volta non sentii lo stesso disagio di prima. Sembrava che stessimo davvero parlando, e non solo scambiando qualche parola di circostanza. «Sei sempre stata gentile con me», continuò, abbassando leggermente la voce, «e non volevo che pensassi che non lo apprezzassi». Annuii, senza sapere bene come esprimere quanto le sue parole significassero per me. «So che non è sempre facile», dissi dopo un momento, «ma sono felice che tu sappia che puoi parlarmi in qualsiasi momento». Logan sorrise di nuovo, stavolta con più naturalezza. «Cercherò di ricordarmelo», disse, prendendo un altro boccone della sua pasta. Durante il resto della cena, la conversazione si fece più leggera. Parlammo dei suoi studi, del suo lavoro part-time e dell'ultima serie che stavamo guardando su Netflix. Fu un piccolo passo avanti, ma pur sempre un passo. Realizzai che, sebbene ci fosse stato un momento di imbarazzo dopo la nostra prima conversazione, Logan stava iniziando ad aprirsi a poco. Più tardi quella sera mi sedetti sul divano con un libro, mentre Logan tornava nella sua stanza. Sentii i suoi passi leggeri sul pavimento e mi chiesi se stesse ancora riflettendo su tutto ciò che avevamo detto. I giorni seguenti seguirono lo stesso schema. Thomas rientrava sempre più tardi dal lavoro. Logan sembrava meno distante, ma ancora immerso nei suoi pensieri. Parlavamo a cena e sembrava più a suo agio con me.
ma c'era ancora un sottofondo di tensione che nessuno dei due sapeva bene come affrontare. Poi, una sera, Logan fece qualcosa che mi colse completamente alla sprovvista. Era quasi ora di andare a dormire e io ero sul divano, intenta a guardare l'ultimo episodio di un dramma, cercando di rilassarmi dopo la giornata. Improvvisamente Logan comparve sulla soglia del soggiorno. Il suo volto era indecifrabile, il suo sguardo incerto. «Posso parlarti?» chiese, la voce poco più di un sussurro. Mi raddrizzai immediatamente, sorpresa dal suo tono. «Certo, entra pure». Esitò per un momento prima di avanzare nella stanza. Il suo corpo sembrava teso, come se non fosse sicuro di quello che stava per dire. «Cosa c'è?» chiesi dolcemente, cercando di metterlo a suo agio. Logan si spostò nervosamente da un piede all'altro, evitando il mio sguardo per un istante. Poi si fece coraggio e parlò. «Ho pensato a tutto quello di cui abbiamo parlato e penso che dovrei dirlo a papà». Rimasi sorpresa dalle sue parole. La vulnerabilità che stava mostrando ora era diversa da quella di qualche giorno prima. Questa volta non era solo un momento di imbarazzo o difficoltà, ma un vero passo avanti. «Non so come fare», continuò, abbassando lo sguardo, «ma credo che lui debba sapere cosa sto passando». Sorrisi, cercando di rassicurarlo. «È un grande passo, Logan, e penso che Thomas apprezzerà il fatto che tu voglia parlarne con lui. Non è facile, ma è importante». Lui annui, finalmente incrociando il mio sguardo. Nei suoi occhi vidi un lampo di gratitudine. Parlare con suo padre non sarebbe stato semplice per lui, ma il fatto che ne fosse consapevole e volesse farlo significava che era cresciuto. «Non voglio che tra noi diventi strano», disse sottovoce. «So che è stato diverso ultimamente». Scossi la testa, sentendo un'ondata di calore per la sua sincerità. «Non è affatto strano», gli dissi. «Siamo una famiglia, Logan. Ci aiutiamo a vicenda, sempre». Lui sorrise debolmente, poi si voltò verso la porta. «Grazie per tutto», disse prima di uscire dalla stanza. Rimasi seduta per un momento, sentendo un senso di orgoglio nei suoi confronti. Stava imparando a comunicare, a chiedere aiuto e a gestire le sue emozioni in modo sano. Non potei fare a meno di pensare che stavo assistendo a un momento fondamentale della sua crescita. Il giorno dopo, Thomas tornò a casa dal lavoro prima del solito. Sembrava esausto, ma c'era una certa leggerezza nei suoi movimenti quando entrò dalla porta. «Ehi», disse, posando la valigetta accanto all'ingresso. «Come va tutto?» «Siamo stati bene», risposi con un sorriso. «Credo che Logan abbia qualcosa in mente, però». Thomas sollevò un sopracciglio. «In che senso?» «Ultimamente è stato più aperto», spiegai, «e ha detto che vorrebbe parlarti di qualcosa di importante». Il volto di Thomas si addolcì, un misto di preoccupazione e curiosità nei suoi occhi. «Parlerò con lui», disse con una quieta determinazione. «Grazie per avermelo detto». Quella sera, dopo cena, Thomas e Logan si sedettero insieme in soggiorno. Non riuscivo a sentire chiaramente la loro conversazione, ma notai che Logan parlava con sincerità, mentre Thomas lo ascoltava con attenzione. Sul volto di Thomas c'era una combinazione di preoccupazione e comprensione, ma anche calore. Sembrava che, in quel momento,
3 A loro stesse accadendo qualcosa di importante. Potevo vedere che questo era un momento di svolta per il loro rapporto, un momento in cui Logan stava attraversando il confine tra l'essere un ragazzo riservato e il diventare un giovane adulto capace di affrontare i suoi problemi. Con il passare delle settimane, la vita in casa tornò a un ritmo più stabile. La tensione silenziosa tra me e Logan iniziò a svanire. Non evitava più la mia presenza e anche se sapevo che stava ancora elaborando ciò che aveva condiviso, sembrava più leggero. Thomas e Logan trascorrevano più tempo insieme, rafforzando il loro legame. Era evidente che Thomas stesse facendo uno sforzo per essere più presente nella vita di suo figlio. Un fine settimana, Thomas propose di fare una gita al lago. Era il suo modo di unire di più la nostra famiglia e mi sembrò una bellissima idea. Il tempo era perfetto, con un cielo azzurro limpido e una brezza leggera. Preparammo un picnic, caricammo l'auto e partimmo per una giornata di relax e divertimento al lago. Passammo ore a nuotare, giocare a frisbee e sdraiarci sulla riva. Logan sembrava sinceramente felice. Rideva e scherzava con Thomas, come non lo vedevo fare da tanto tempo. Il loro legame stava sbocciando di nuovo e vederli connessi mi scaldò il cuore. Mentre il sole iniziava a calare, tingendo l'acqua di sfumature dorate, ci sedemmo sulla spiaggia a goderci gli ultimi momenti della giornata. Thomas si era addormentato su una coperta. I suoi lievi russi si mescolavano al suono delle onde. Io e Logan sedevamo a qualche metro di distanza, osservando l'orizzonte. Dopo un lungo silenzio, Logan parlò. «Grazie per essere venuta oggi», disse piano. «È stato bello stare insieme». Sorrisi, sentendo una piacevole serenità avvolgermi. «Sono felice di esserci stata. Dovremmo farlo più spesso». Lui annui, lo sguardo fisso sull'acqua. «Sì, penso che faccia bene». Restammo seduti in silenzio ancora per un po', ma non era un silenzio imbarazzante, era un silenzio pieno di comprensione. Quando Thomas si svegliò, raccogliemmo le nostre cose e ci incamminammo verso casa, tra risate e racconti sulla giornata. Quella notte, mentre ero a letto accanto a Thomas, ripensai a quanto eravamo cambiati come famiglia. Le ultime settimane erano state una sfida, ma ci avevano anche avvicinati in modi che non avrei mai immaginato. Il percorso di Logan era tutt'altro che finito, ma sapevo che stava andando nella giusta direzione. E anche noi. Non avrei mai pensato che una conversazione del genere potesse cambiare così tanto la mia percezione delle cose. Ma ora mi chiedo, tu cosa avresti fatto al posto mio? Scrivilo nei commenti. Non dimenticare di lasciare un like se questa storia ti ha sorpreso e iscriverti al canale per altre storie incredibili. A presto!